Signore e signori, fa il suo ingresso, Sua Maestà, la carbonara. Oh ragazzi, qui adesso per rifocillarci dopo tanta fatica, dopo aver girato il video, qui stiamo preparando una carbonara, giusto per alimentare un po' anche lo stereotipo degli italiani che mangiano pasta. Effettivamente qui la pasta è d'obbligo e questa in particolare è una super carbonara, che è un piatto tipicamente romano ma che in realtà ha preso piede in tutta Italia perché è veramente eccezionale. Pasta, uova, formaggio, grane pecorino e guanciale o pancetta. Bisognerebbe mettere il guanciale di solito, però molti mettono la pancetta. Io personalmente preferisco la pancetta affumicata. Qui si mischia tutto, si fa andare un po' sul fuoco e poi la nostra carbonara è pronta. Però ragazzi, scusatemi, ma a me sinceramente più che farla piace molto di più mangiarla, quindi qui io vi saluto su queste immagini e poi me ne vado a mangiarmela. Spettacolo, carbonara, pasta alla carbonara. Bene ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E oggi, come avrete capito dall'introduzione, parliamo di cibo. Cosa mangiamo in Italia? E già che ho qui questi 2 o 3 attrezzini che ho utilizzato per farvi l'introduzione, diamogli anche un nome, visto che è un canale per imparare l'italiano. Questo è un forchettone, La forchetta è quella con cui si mangia, questo è un attrezzo da cucina, forchettone. Questa la chiamerei paletta, è una paletta che si utilizza sempre per cucinare. E questo è interessante, questo è un mestolo. Il mestolo, questo è un mestolo, una nota interessante anche culturale. Io ricordo da piccolo nelle case dei nonni, spesso questi mestoli erano attaccati, erano appesi in cucina e in dialetto questo lo chiamavano la cahina, in italiano mestolo, e lo usavano anche per bere, cioè lo prendevano, raccoglievano l'acqua dal rubinetto, bevevano, lo sciacquavano e poi lo riappendevano, no? Che a pensarci oggi la cosa sembra un po' incredibile, no? Non era il massimo dell'igiene probabilmente, oggi sembra folle a dire una cosa del genere, però è un ricordo della mia infanzia, mi ricordo, no? Che dicevano ber con la cahina in dialetto bresciano, cioè in italiano bere con il mestolo. E questi erano 2 o 3 attrezzini che abbiamo usato per fare un po' di show nell'introduzione. Adesso abbiamo anche imparato come si chiamano. Ma veniamo noi, oggi vi parlo di cucina italiana. Prima di tutto bisogna fare una precisazione. Si può parlare di cucina italiana in senso assoluto? Sì, ma particella ma, vuol dire come in spagnolo però, no? In spagnolo dicono però, in italiano si dice ma. Attenzione, in realtà in italiano abbiamo sia ma che però e sono sostanzialmente intercambiabili. Una nota curiosa, spesso ai bambini quando sono piccoli, ma qualche volta scappa anche agli adulti, dicono ma però, come rafforzativo, no? No, io vorrei fare questo, ma però... No? E subito gli adulti o la maestra li correggono. Non si dice ma però, si dice ma o si dice però, perché sono o uno o l'altro, no? Capita spesso, quindi vi potrà capitare di sentire magari qualche bambino o qualche persona in modo colloquiale dire ma però, ed è uno dei tipici errori che le maestre alle elementari o i genitori correggono ai bambini piccoli. Però ecco, non è il tema questo, chiusa parentesi. Stavamo dicendo, si può parlare di cucina italiana, ma bisogna fare attenzione al fatto che l'Italia è un paese un po' particolare, cioè di questo poi magari ne parleremo in un altro video perché è un tema molto interessante. L'Italia è un paese
che voi sapete già se avete seguito anche ad esempio un video che ho fatto sui dialetti dove un po' accennavo a questo concetto. È un paese che ha una genesi che deriva, no, da diverse migrazioni, dominazioni nel corso dei secoli, cambiamenti geopolitici, ed è un paese anche frammentato, un paese con molte diversità regionali. In sostanza, adesso non voglio farvela lunga in questo video perché non è il video adatto, però quello che voglio dire è che l'Italia è un paese diviso in regioni, cioè diviso in regioni amministrativamente, ma diviso in regioni, in territori, proprio anche culturalmente. Per cui esistono molte cucine regionali con molte caratteristiche diverse. Quindi potete trovare una cucina pugliese che è totalmente diversa dalla cucina lombarda, ad esempio. Non vi dico queste due regioni a caso perché voi sapete bene, chi mi segue, che io sono lombardo, vivo in provincia di Brescia, ma ho anche origini pugliesi perché mia mamma è originaria della Puglia, quindi conosco molto bene queste due realtà e anche a livello di cucina sono molto diverse, molto distanti. E quindi in Italia troviamo molti piatti tipici che però spesso sono piatti tipici regionali. E questo è anche una cosa bella perché vuol dire che potete girare, no, tante regioni e provare tanti piatti diversi di quelle regioni. Però, oltre ai piatti tipici regionali, è vero che esiste anche tutta una serie di piatti, abitudini, tradizioni che sono diventate in realtà italiane, un po' comuni a tutti gli italiani. Alcune cose come la pizza, no? La pasta, giusto per nominare quelle proprio conosciute internazionalmente. Ora, una precisazione, io in questo video vi vado a illustrare cosa mangiano realmente gli italiani, cioè cosa mangiamo nelle famiglie comuni tutti i giorni. Non vi vado a presentare piatti strani, cioè piatti da ristorante, cose tipiche che normalmente non sono cose che mangiamo nemmeno noi tutti i giorni, no? Tant'è vero che per fare questo video non ho voluto andare a fare uno studio di quali sono i piatti tipici delle diverse regioni, poi mi sono preparato, no, come si fa di solito, un piccolo copione, mi sono informato, cioè, perché ok, faccio questa cosa, ma non è naturale, nel senso io sono italiano, vivo in Italia, se devo andare a cercarmelo, se devo andare a studiarmelo, vuol dire che non è la cosa naturale che davvero mangiamo tutti i giorni, no? Quindi ho detto facciamo una cosa diversa. Io per un mese o due, ogni volta che ho l'occasione, prendo in mano la mia telecamera a pranzo, a cena, quando stiamo preparando da mangiare, e faccio un filmatino a quello che stiamo facendo. Poi metto insieme tutti gli spezzoni e vi faccio vedere davvero cosa mangiamo, cosa cuciniamo, quali sono le cose che realmente mettiamo sul tavolo in cucina quando dobbiamo mangiare. Così esce un video molto più realistico ed è infatti quello che ho fatto. Quindi questo video vedrete che è un insieme anche di spezzoni che ho messo insieme proprio perché volevo darvi una visione realistica. Allora ragazzi, qui stiamo facendo la polenta. Cos'è la polenta? È un piatto tipico del nord Italia, è un piatto tipico nostro. Infatti al sud fino a qualche anno fa proprio quasi non la conoscevano. Adesso no, sta arrivando anche lì, però è tipico qui del nord Italia. Allora la polenta si fa con la farina gialla, cioè la farina di mais. Questa farina di mais, cioè di grano turco, no? Qui lo chiamiamo mais o grano turco. Farina, abbiamo l'acqua che bolle, mettiamo la farina nell'acqua, si versa la farina gradualmente nell'acqua che bolle e si mischia. Vedete, gradualmente si addensa. Nell'acqua naturalmente c'è il sale, è stata presalata e piano piano la farina si addensa, poi deve essere lasciata cuocere per 40 minuti di solito. In realtà adesso esiste in commercio anche da qualche anno la polenta rapida,
che si fa in 5 minuti, addirittura nel microonde, però sorvoliamo, ecco. Non voglio parlare male di cose che non ho mai provato, però la vera polenta è questa. E la polenta è davvero un piatto tipico della tradizione del nord Italia, ma anche dal punto di vista culturale è un piatto proprio storico perché deriva da una tradizione antica, no? Di contadini, andando indietro centinaia e centinaia di anni. Era proprio il piatto tipico dei contadini, un piatto semplice, un piatto spartano, economico, che non mancava mai nelle case dei contadini. E curiosamente oggi è diventato invece al contrario un piatto della domenica, per così dire, cioè quando tipicamente la domenica, ad esempio la domenica a pranzo, quando vengono, no, nelle famiglie italiane c'è questa tradizione, la domenica a pranzo vengono i parenti, si ritrovano i figli a casa dei genitori a mangiare, no? Si fa questo pranzo della domenica, si cucina qualcosa tipicamente di più elaborato rispetto a quello che si cucina nei giorni normali e la polenta è un piatto che spesso è presente, non da sola ovviamente, è un contorno accompagnato da vari tipi di carne. Fra l'altro la polenta mangiata così come la vedete senza niente, da sola, non è che sia poi buonissima. Di solito viene accompagnata da intingoli, si dice in italiano corretto, intingoli. Noi qui al nord diciamo in modo dialettale untino, si mette l'untino sulla polenta, cioè l'intingolo, che ad esempio può essere una sorta di condimento, ad esempio l'olio dello spiedo, no? Quando si fa lo spiedo c'è questo olio, l'intingolo, che viene messo per insaporire la polenta. Cioè è un piatto buono ma che va insaporito, ecco, non va mangiata da sola, un po' come il pane. Di solito non si mangia il pane da solo, ma lo si mangia con qualche cosa, no? Infatti noi abbiamo anche il modo di dire in Italia il pane e il companatico. Il pane è il companatico, cioè il pane è qualcosa che va insieme al pane. Un'altra cosa super interessante sulla polenta è che qui al nord abbiamo un altro piatto molto tipico che viene chiamato, ve lo dico proprio con il termine che usiamo qui al nord perché non credo neanche esista un termine italiano standard. Noi la chiamiamo polenta taragna, polenta taragna. Taragna vuol dire che è una polenta dove vengono messi all'interno tutta una serie di formaggi, si mescola e per cui viene fuori una polenta molto saporita, molto calorica anche e che è veramente buonissima, polenta taragna. Due o tre note culturali sul cibo in Italia, giusto le due o tre cose più importanti che secondo me sono importanti da sapere. Prima di tutto, io credo che noi in Italia rispettiamo molto quello che è il canone della dieta mediterranea, cioè io non so se voi avete mai visto o sentito parlare della famosa piramide alimentare, no? Cioè la piramide perché è fatta così e alla base ci sono i cibi più comuni e andando a salire si restringe sempre di più fino alla punta, no? E in basso troviamo i carboidrati. Non a caso in Italia si mangia moltissima pasta, no? Quindi carboidrati. Dopo ci sono le proteine che sono date dalla carne e dai latticini e infine sulla punta i grassi, no? Quindi l'olio, il burro, queste cose qui. E questa è una dieta che a detta di molti è una delle più sane, salubri ed equilibrate. Ora questo non è chiaramente un canale né di cucina né di medicina né di salute, quindi è un canale per imparare l'italiano, ecco, non mi voglio addentrare in questo. Voglio solo dire, senza andare a fare commenti tecnici perché non ne ho nemmeno le competenze, però voglio dire che in effetti noi in Italia sostanzialmente è vero che seguiamo spesso questa piramide alimentare, seguiamo spesso questa dieta mediterranea. Tant'è vero che la pasta o pasta asciutta, per usare la parola completa, è un piatto che c'è sulla nostra tavola praticamente tutti i giorni o quasi tutti i giorni. E spesso abbiamo ad esempio, non so, a pranzo un primo e un secondo. Il primo è la pasta, no? Quindi carboidrati. Il secondo può essere una piccola bistecca, cioè bistecca vuol dire carne, no?
Al sud la chiamano fettina. Ecco, questo è interessante. Noi al nord la chiamiamo bistecca, un pezzo di carne, no? Lo chiamiamo bistecca. Al sud, ad esempio, quando vado al paese di mia mamma, non la chiamano bistecca, ma sono abituati a chiamarla fettina. Ho fatto una fettina, vai a comprare una fettina. Qui diciamo una bistecca. Quindi ci sono anche queste differenze regionali, però si capisce, non è che non si capisca. Se dici bistecca al sud, capiscono cosa stai dicendo, ecco. Allora abbiamo la polenta fatta con la farina gialla e lo spiedo. Questo è lo spiedo. C'è carne di pollo, maiale, coniglio, è arrostita su degli spiedi appositi ed è una vera specialità. Se venite in zona assolutamente dovete provare lo spiedo con le patatine, queste le chiamiamo patatine fritte in italiano. L'altra cosa che ci tenevo a sottolineare, perché è una cosa che sento dire spessissimo, si dice che noi italiani siamo fissatissimi con il cibo, si dice che addirittura spesso gli stranieri si sorprendono che noi parliamo di cibo mentre mangiamo, no? Non ci avevo mai fatto caso, però in realtà effettivamente è vero, cioè può capitare che a tavola, poiché noi italiani sapete che siamo molto conviviali a tavola, ci sediamo con calma e chiacchieriamo si dice del più e del meno, no? Chiacchierare del più e del meno vuol dire un po' di tutto, di quello che capita. E spesso può essere che le nostre conversazioni vertano proprio sul cibo, sia a casa che al ristorante. Cosa vuol dire che si parla di cibo mentre si mangia? Vuol dire che magari si commenta una portata, si dice ah io sono stato in quel posto, là ho mangiato molto bene, ho mangiato questo, ho mangiato quello, capita spesso che sia argomento di conversazione. Cioè noi effettivamente il cibo è in Italia un elemento culturale molto sentito. Soprattutto diciamo per quanto riguarda la qualità, non la quantità, cioè gli italiani mediamente non sono un popolo che mangia male, che mangia molto, eh, più che altro siamo un popolo che è molto legato alla tradizione culinaria, cioè ci piace mangiare bene, ecco. Poi ci sono piatti che mangiamo tipicamente a casa e piatti che mangiamo tipicamente al ristorante o in trattoria. La trattoria di solito è un ristorante un po' più rustico, il ristorante, il nome ristorante è più generico ma indica un livello tendenzialmente un po' più elevato, no? Quindi dire andare in trattoria vuol dire andare in un ristorante di solito rustico, di paese, un po' più tranquillo, ecco, rilassato. Comunque ecco, chiusa questa parentesi, dicevo che quando noi andiamo in trattoria o al ristorante non mangiamo di solito le stesse cose che mangiamo a casa, cioè nessuno va al ristorante a ordinare un piatto di pasta, ok? Come si può vedere magari a volte in qualche film, perché al ristorante magari ordiniamo portate un po' più elaborate, no? La pasta è una cosa che tipicamente mangiamo a casa. E qui invece oggi stiamo facendo una grigliatina, sarebbe una grigliata, ma grigliatina è il termine diminutivo, diciamo vezzeggiativo, no? Spesso usiamo il diminutivo, anche se questa è una griglia elettrica che consente di farlo un po' più velocemente. Se volessimo farlo proprio così da manuale vuol dire proprio farlo perfetto, dovremmo utilizzare una griglia di quelle a legna con la carbonella, vengono un po' più saporite, ma in realtà neanche più di tanto. Nella mia esperienza va benissimo anche con la griglia elettrica in realtà. Ed eccola qua in tavola ragazzi, la nostra bella grigliatina. Abbiamo qui tutte le nostre cose. La grigliatina è buona anche perché non è grassa, unta, perché non si utilizzano degli oli, dei condimenti per farla. Viene messa sulla griglia e cuoce sostanzialmente con il suo stesso grasso. Si aggiunge del sale, qualcuno magari aggiunge qualche spezia, però di solito solo il sale. Questa è pancetta grigliata. Ci sono tutte le varie cose, è un po' un misto. Infatti, se andate al ristorante, questa si chiama grigliata mista. Se chiedete una grigliata mista, vi portano un po' di tutto. C'è il pollo che non manca mai, di solito ali e cosce di pollo, pancetta, salsicce. Questa è una grigliata mista.
e si accompagna naturalmente sempre con le patatine fritte. Patatine fritte. Patatine fritte con l'olio, perché oggi esistono anche in commercio le friggitrici ad aria. Ecco, le friggitrici ad aria le lasciamo magari a qualcun altro. E queste sono crocchette di patate. Però vabbè, queste ragazzi sono crocchette commerciali, quelle che si comprano già pronte, quindi nulla di che, nulla di particolare. Il pasto di tutti i giorni, ad esempio il pranzo o la cena che facciamo a casa, tipicamente si compone di una o due portate. Può essere solo un primo oppure un primo e un secondo. Come vi dicevo, tipicamente il primo di carboidrati e il secondo di proteine, no? Quindi il primo una pasta asciutta e il secondo una bistecca. Se però magari mangiamo solo un secondo, può essere una bistecca con un panino, no? Un pane, un pezzo di pane con la bistecca, quindi abbiamo sia le proteine che i carboidrati. Cerchiamo sempre di avere un pasto equilibrato che contenga sia proteine che carboidrati. Se facciamo ad esempio un primo molto abbondante con una pasta che magari è una pasta al ragù, quindi un sugo di carne, no? Il sugo è fatto col pomodoro, poi mettiamo il formaggio, il parmigiano, eccetera. Se però il sugo contiene anche ad esempio carne macinata o è un po' più elaborato, è un ragù di carne, contiene già anche le proteine, può essere già, specialmente se è un bel piatto grosso, no? 100 grammi di pasta con un bel ragù, per molti può essere sufficiente, quindi non si mangia più il secondo. Ecco una cosa che non so se è tipica italiana, ma credo di sì, perché effettivamente all'estero non l'ho mai vista questa cosa. Noi dopo il pranzo, anche a casa, tipicamente quasi tutti direi, prendiamo anche sempre un bel caffè. No, anche perché il nostro caffè non è quello che noi scherzosamente chiamiamo acqua sporca, no? Il caffè americano di 200-300 ml. Il nostro caffè è il caffè ristretto, no? 40-50 ml, e quindi ci sta anche dopo un pranzo. Non è un beverone in italiano, no? Vuol dire una bevanda grossa, difficile da mandare giù. Ed è una tradizione, è proprio una cosa che quando tu hai finito il pranzo, in teoria non avresti bisogno di un caffè perché quando hai finito il pranzo hai mangiato e saresti a posto, no? Però ti sembra quasi di non aver concluso degnamente il tuo pranzo, la tua cena, se non hai bevuto un buon caffè. Magari a cena, ecco, a cena magari molti lo bevono decaffeinato perché poi se vai a dormire con la caffeina può essere un problema, no? Però ecco, molti il caffè lo bevono, tanti a cena appunto lo bevono decaffeinato, cercano magari di non berlo a cena, però a pranzo vedo che quasi tutti bevono un buon caffè, no? Un buon caffè si dice, no? Un caffettino. Noi in italiano spesso usiamo i diminutivi usati come vezzeggiativi, cioè per dare quel tono più caloroso, più familiare usiamo il diminutivo, no? Anche al bar, se hai confidenza col barista, entri e dici mi fai un caffettino, incontri l'amico e che facciamo? Ci beviamo un caffettino, no? Diminutivo, caffettino. Tenetelo a mente questo perché suonate, no? Suonate più nativi, suonate più italiani, se entri al bar e dici mi fa un caffettino, è simpatico, no? Un'altra curiosità, spesso noi prima di iniziare il pasto diciamo buon appetito, no? Si sta per iniziare a mangiare, siamo tutti pronti e si dice buon appetito, no? È un augurio, no? E si comincia a mangiare. Anche se qualcuno dice di no, nel senso che qualcuno dice che non è galateo, è contro il galateo, cioè contro le buone regole di educazione, dire buon appetito. Questo non lo so ragazzi, devo verificarlo, ma ditemelo nei commenti magari, bisognerebbe verificare effettivamente. C'è un libro molto famoso in Italia che è il Galateo di Monsignor della Casa, un libro antico di Galateo, cioè quindi proprio di buone regole di comportamento, che è un po' come dire, no, la Bibbia del Galateo, è un riferimento.
E ricordo che quando ero piccolo ed eravamo tutti, ad esempio la domenica, radunati a tavola, i bambini dicevano buon appetito, no? E i nonni rispondevano Maia e fajito, no? Che è dialetto bresciano, Maia e fajito vuol dire mangia e fai silenzio, no? Perché fa rima ed era divertente, no? Buon appetito! E lo rispondevano Maia e fajito e tutti iniziavano a mangiare, niente. E dopo questo ragazzi vi saluto, ciao! In questo momento l'acqua bolle e quindi versiamo la pasta. Versiamo la pasta. Qui abbiamo aperto le nostre scatolette di tonno, le abbiamo un po' scolate. Se la si fa cuocere troppo e si dice farla scuocere.